Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo come realizzare questo sottopiatto centrino. Potrebbe diventare tranquillamente un copritavolo rotondo, a seconda di come volete utilizzarlo. È molto versatile, perché poi vi spiegherò come applicare gli aumenti e come io ho decorato il bordo che è costituito da maglia alta, da tre maglie basse e un pipiolino. Io l'ho pensato come sottopiatto. Stiamo andando verso la primavera, vogliamo decorare anche la nostra casa, e quindi appunto ho pensato di farne un sottopiatto, ma in realtà lo sto utilizzando come centrino per decorare un angolo del mio piano di lavoro. Allora, partiamo con il dire cosa ho fatto. Ho utilizzato 2 filati a contrasto nel mio caso. Ciò non toglie che noi possiamo utilizzare un filato di un colore, un altro magari sfumato, con delle sfumature, e che secondo me le venature poi avrebbero un effetto un po' diverso, forse più brioso. Io ho scelto delle tonalità chiare pastello. Se a voi è al vostro gusto personale. Ho dato al mio lavoro la tonalità dell'azzurro, però ciò non toglie che io potrei anche decidere di utilizzare un colore più neutro, come questo beige che ho utilizzato per diciamo non rifiniture, per i punti che si intravedono, per i giri diciamo che si intravedono meno, e quindi utilizzare l'azzurro per fare questi punti di maglia bassa. Però procediamo per ordine. Noi andremo a montare in un cerchio. Non utilizzo il cerchio magico perché la quantità di maglie alte da montare per me è eccessiva, quindi non vorrei si sfilasse il lavoro, ma parto con 5 catenelle. Metto un piano arancione sotto, così vi faccio vedere un po' meglio. Si potrebbe fare diciamo un cerchio magico un po' più rigido, però con il doppio giro, però preferisco la catenella perché appunto le maglie da caricare sono abbastanza. Ho fatto 5 catenelle, vado a chiudermi con una maglia bassissima e formo il mio primo anello. La prima maglia alta sarà sostituita da 3 catenelle, 3 all'interno del mio lavoro. Adesso vado a montare 15 maglie alte, 2, per un totale di 16, comprendendo anche le 3 catenelle che ho utilizzato. 3, 4, poi 5, 6, opla che non viene via, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e abbiamo il 16° punto. Allora, noi in questo momento, arrivati alla fine del
diciamo dei giri, possiamo fare in due modi. Adesso non lo so se sulla parte retro si nota, però pochissimo. Eccolo qua, forse si vede. Questo qui è la fine, l'inizio dei vari giri. Io non ho voluto tagliare e poi fermare il filo, ma bensì ho preferito lavorare con due colori, perché in questo modo il lavoro a me risulta più pulito, perché per quanto uno possa essere preciso, a volte i fili si vedono. Quindi io ho preferito appunto lavorare con due filati contemporaneamente. In che modo? Adesso lo vediamo. Rigiriamo il lavoro che ci serve come traccia. Cosa faccio? Io devo andarmi a chiudere il mio primo giro. Solitamente appunto noi andiamo a fermare il nostro lavoro sulla prima delle diciamo sull'ultima delle 3 catenelle iniziali del giro precedente. Prendo il mio filato, cosa faccio? Punto. Cosa ho fatto? Ho finito la mia maglia alta, punto nella terza catenella. Secondo la lavorazione tradizionale dovrei andare a prendermi il filato dello stesso colore, non lo faccio. Se io andassi a prendere questo filato dovrei chiudere il mio lavoro, tagliare con le forbici e quant'altro. No, ingabbio direttamente nella lavorazione il filato che ho scelto di contrasto. Il mio prescelto è stato il beige. Cosa faccio? Nel momento in cui l'ho portato sul davanti del mio lavoro, vado a fermarlo con una catenella, ok? All'interno del punto di chiusura vado a creare la mia prima maglia bassa. Faccio un pochino di attenzione, tiro però e fermo il filato azzurro. In questo caso io devo andare a farmi 8 archetti composti da 2 catenelle e una maglia bassa. Cosa faccio? Fatta la mia prima maglia bassa nel punto d'avvio, monto 2 catenelle, salto un punto di base. Questo lo guardiamo bene, questo è il punto di base che salto, vado nel secondo e faccio una maglia bassa. Obiettivamente è così, cioè nel senso che io devo alternare le mie maglie basse per ottenere 8, visto che sotto avevamo 16 maglie, 16 punti, quindi l'unica cosa da fare è appunto maglia bassa, 2 catenelle, una si salta, maglia bassa. L'unico momento in cui bisogna fare attenzione è proprio questo, perché poi nei giri successivi non ci sarà più la necessità di contare con attenzione le maglie che abbiamo nel giro precedente, ma vado tranquillamente, salto, maglia bassa qui, salto, 2 catenelle, salto, maglia bassa, salto una di base, maglia bassa, 2 catenelle, una, salto, vado qui e adesso sono arrivata in pratica alla fine del secondo giro, ok? Va bene? Allora, in questo momento, cioè a questo punto io mi conto un attimo gli archetti che ho. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ottavo lo sto realizzando. Riprendo il mio filato azzurro, vado nella maglia bassa che ho realizzato inizialmente, tiro un po' il filo beige perché sennò tende a rimanere aperto, mi vado a tirare sul dritto del lavoro il filo azzurro, chiudo, però questa volta io vado a lavorare negli archetti, quindi prendo il mio uncinetto con il filo azzurro, vado nell'archetto di 2 catenelle, ritiro il filo azzurro e chiudo con una maglia bassissima, ok? Adesso dobbiamo andare a lavorare, vi faccio vedere cosa ho fatto.
4 maglie alte all'interno degli archetti. Perché? Perché vedete che un pochino già tende ad accartocciarsi questo giro qui. Io devo dare degli aumenti e lo faccio appunto qui 4. Quindi la prima maglia alta di questo archetto sarà costituito da 3 catenelle. Nell'archetto vado a montare altre 3 maglie basse. Ricordiamoci che il filo che non utilizzo è sul retro del lavoro. Cerchiamo di non ingabbiarlo nella lavorazione, perché se no non riusciamo. Allora, filo sull'uncinetto, vado nel successivo 4 maglie alte, ok? 4, 3 e 4. Questo è un primo giro di aumenti. All'inizio si aumenterà in pratica ogni volta che andremo a montare le maglie alte. 2, 3, 4. Vado dall'altra parte, 4 maglie alte nell'altro archetto, 1, 2, 3, 4. Questo tipo di lavorazione con i colori pastelli a me ricorda molto lo shabby chic, vi dico la verità. Quindi se noi utilizzassimo delle altre tonalità brillanti, avrebbe sicuramente una chiave di lettura diversa come stile della tovaglietta, del centrino. Questo, l'utilizzo appunto di colori pastello, mi dà molto il profumo dello shabby chic. A me piace tanto per certi versi, soprattutto per le decorazioni domestiche. Lo shabby secondo me è adorabile, delicato, dà un po' l'idea del classico ma anche del campestre, quindi mi piace molto l'utilizzo di questo tipo di decorazioni per le abitazioni. Logicamente poi dipende molto dagli stili delle case, ma anche dal gusto personale. A me piace, però appunto, come vi ho detto, utilizzando delle tonalità di filati più contrastanti tra di loro si otterrebbe una lettura diversa. Vedete che inizia a vedersi il contrasto del panna che ho scelto. Adesso cosa succede? Abbiamo fatto i nostri 4 punti. Nel giro successivo, dove io vado a mettere la maglia bassa con le 2 catenelle, sarà il momento in cui andrò a posizionare di nuovo degli aumenti. In che modo? Invece di fare le due catenelle e saltare direttamente il gruppetto di 4, vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, divido il gruppetto di 4 inserendo una maglia bassa al centro delle 4 del giro precedente, in modo che vengano raddoppiati gli archetti. Ok, vediamo come sono arrivata qui. Come ho detto, io non voglio fare il taglio, non voglio tagliare il filo, mi vado a riprendere il beige, chiudo il giro delle maglie alte azzurre. Vedete che qui si sta formando la mia cucitura invisibile poi dal dritto del lavoro. Rientro in questo spazio perché comunque i gruppi di maglie alte devono essere ben suddivise. Vado a prendere un gettato, faccio la mia maglia bassa, 2 catenelle. Cosa ho detto? Questo è aumento, quindi conto le maglie sottostanti. Prima maglia alta, seconda maglia alta, vado a fare qui maglia bassa, 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa nel punto in cui vengono divisi i gruppetti, 1, 2, conto 1 e 2 qui, opla,
lo facciamo un po' meglio, cercate di farla coincidere 1 e 2 e andiamo alla parte in cui viene suddiviso 1 e 2. Allora diciamo che le 4 maglie alte e gli archetti poi sovrastanti che vanno a dividere le 4 maglie alte rappresentano il giro degli aumenti, perché se all'inizio della nostra lavorazione, come ho detto, gli aumenti si susseguono di giro in giro, successivamente si vanno un pochino a dilatare lungo la lavorazione, perché se no inizierebbe a ondeggiare la lavorazione. Noi non vogliamo questo, vogliamo una lavorazione bella compatta, dritta sul piano. Quindi continuo in questo modo, vado qui, continuo ancora, vado al centro, continuo con 2, vado al centro, 2 e vado qui, ancora 2, 1 e 2, vado al centro. Ok, allora adesso devo chiudere 2 catenelle, ma come ho detto prima io non voglio assolutamente tagliare il filo. Prendo il filo azzurro, mi vado a chiudere il giro delle catenelle, tiro un po' il beige per compattare la lavorazione, entro nell'archetto, faccio una maglia bassissima con l'azzurro. Adesso in questi archetti siamo arrivati a questo giro di lavorazione. Come potete vedere, io qui ho impostato le mie 3 maglie alte, ok? Quindi salgo di 3 catenelle che mi rappresentano la prima maglia alta, 2 e 3, ok? Poi passo dall'altra parte, 3 maglie alte, ok? Vedete che, cioè, in pratica adesso noi non stiamo facendo aumenti, cioè stiamo compattando con questo giro e poi il giro del panna gli aumenti del giro sottostante. Poi vi spiegherò il resto della lavorazione, come procederà, perché innanzitutto dipende, cioè sicuramente c'è uno schema ben chiaro degli aumenti, ma molto dipenderà anche dalla mano di ognuna di noi. Cioè magari c'è chi lavora in maniera più rigida e quindi potrebbe essere necessario aggiungere degli aumenti subito prima rispetto ad altre. L'uncinetto è proprio questo, in base alla mano che noi andiamo a utilizzare, che abbiamo, cambia anche l'impostazione del lavoro stesso. Ok, siamo alla terza, andiamo avanti così fino alla fine del giro. Ok, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Diciamo che la costante di questo lavoro sono le 3 maglie alte, 4 maglie alte. Quando abbiamo le 4 maglie alte si raddoppiano gli archetti, perché le andiamo a suddividere le maglie alte. Adesso se noi andassimo a contare gli archetti questi da 3 rispetto a quelli di
di 4 del giro diciamo azzurro precedente, scopriremmo di aver raddoppiato la lavorazione, ok? In realtà, appunto, come vi dicevo, e adesso ve lo mostro sul mio lavoro terminato, non bisogna sempre aumentare di volta in volta la lavorazione, ma più si allarga il lavoro, più si diradano appunto i giri diminuiscono i giri degli aumenti, ok? Allora, una volta arrivati a questo punto, siccome sto lavorando dei giri di assestamento, riprendo il mio beige, allora innanzitutto vado a chiudere la lavorazione dei gruppetti da 3, ok? Suddivido il lavoro, diciamo i 2 capi di filo sotto, vado a chiudere in questo modo, maglia bassissima, mi aggancio al centro, suddivido i 2 gruppetti così mi trovo già una maglia bassa lavorata, tiro un po' il filo, quando finite i giri tirate il filo di quello che lasciate, cioè il filo del colore che lasciate, 2 catenelle, riprendo la mia lavorazione, ok? E quindi qui dovrei andare a riprendere che cosa? Questi archetti da 2, ok? Ve lo faccio vedere qua. Cosa succede? Quando io sono a questo punto, ho fatto il centro, poi ho montato i miei archetti, ho messo 4 maglie alte, poi ho fatto gli archetti suddividendo le 4 maglie alte, ho fatto un giro di assestamento da 3 maglie alte, adesso sono arrivata a questo punto, devo andarmi a montare le mie catenelle con la maglia bassa. Nel giro successivo per far crescere in maniera armonica la lavorazione vado a mettere 4 maglie alte, dopodiché monto i miei archetti e suddivido le 4 maglie alte. Arrivati a questo punto, guardiamo un attimo, l'aumento si dirada. Cosa succede? Che io sopra queste 4 vado a farmi un giro di 3 maglie alte, rifaccio i miei archetti, di nuovo 3 maglie alte. Quindi se al centro io vado a aumentare di volta in volta diciamo il numero di archetti e quindi di maglie alte, successivamente no. Quindi dopo aver fatto un aumento, assestamento, aumento, dopodiché vado a fare 2 giri di assestamento, aggiungo un aumento. Poi per esempio io qui ho notato di non aver avuto più necessità, ancora vedete che un pochino l'aumento quasi quasi disturba, però mi serviva farlo. Cosa ho fatto? Nel momento in cui ho fatto questo aumento sono andata a lavorarmi senza aggiungere altro, 1 2 3 4 giri normali senza aggiungere 4 maglie ma soltanto 3, ok? Sicuramente se avessi continuato a mettere delle maglie alte qui mi sarebbe restato necessario fare il mio aumento. Come vi ho detto, il mio sottopiatto centrino io l'ho voluto decorare in questo modo, cioè perché questo disegno geometrico con queste puntine mi piaceva. La decorazione è relativa, qui nessuno vi vieta per esempio di fare dei ventaglietti, magari faccio un ventaglietto qui, mi aggancio con una maglia bassa in un archetto e poi vado a costruirmi l'altro ventaglietto dall'altra parte. Diciamo che la decorazione finale è relativa. Non mi andava di lasciarlo semplicemente con la maglia alta perché appunto ne volevo fare qualcosa di
di sfizioso e carino. Vi faccio vedere come ho fatto. Allora, l'unica cosa che io però devo fare in questo momento per farvi vedere la lavorazione del bordino filare è sfilare finale, scusate, è sfilare campione realizzato. Abbiate pazienza, perché è inutile che io vada avanti a tediarvi. Il processo di lavorazione è molto semplice, basta un po' di intuito, perché magari se io utilizzo appunto il filato diverso o una mano diverso e mi rendo conto che magari si sta un attimo arricciando il lavoro, logicamente vado a invece di fare come ho fatto io, dopo questo aumento continuare semplicemente con le 3 maglie alte, posso già andarmi a inserire un altro aumento, e così via. Io non l'ho fatto perché non ne sentivo la necessità. Adesso vi faccio vedere come ho fatto il bordino. Allora, ricordiamoci che qui innanzitutto il bordino si lavora sulle catenelle, ok? Questo ho dimenticato di dirvelo prima, però è così. Mi sono andata ad agganciare con una maglia bassissima, entro nel mio archetto, faccio una maglia bassa, ne faccio un'altra, vado ad aggiungere 3 catenelle per il pipiolino, rientro alla base. Io in genere il pipiolino mi piace agganciarlo qui direttamente nella maglia bassa, perché mi dà l'idea che stia molto bene, ben fermo. Aggiungo l'altra maglia bassa, cioè in realtà la mia decorazione è composta da 3 maglie basse, prima, la seconda su cui vado a costruire il pipiolino, la terza di chiusura. Passo nell'altro, maglia bassa e pipiolino, 1 2 e 3, vado alla base qui, prendo, chiudo con una maglia bassissima, altra maglia bassa e proseguo così lungo tutto il bordo del mio sottopiatto centrino. 2 3 e chiudo. Allora, secondo me questo tipo di lavoro potrebbe essere anche fatto, sarebbe bello poterlo fare magari per una casa di mare, per decorare un tavolino, cioè a me ricorda molto il mare, non solo la primavera, questi colori che ho usato. Comunque, se l'idea vi è piaciuta, mi fa piacere, sono contenta, scrivetemelo nei commenti, ditemi se avete necessità di ulteriori spiegazioni, se vi è tutto chiaro, attivate la campanella ed iscrivetevi ad Uncinetto allo Sbaraglio. Ci vediamo alla prossima idea creativa. A presto!